Ciao a tutti. Il narcisismo può assumere molte forme e spesso si presenta con tratti distintivi che influenzano profondamente le interazioni sociali e le relazioni personali. Tra le molte sfaccettature del narcisismo, una questione che merita attenzione è la memoria del narcisista e la sua capacità di ricordare i bei momenti trascorsi con le persone importanti della sua vita. Prima di approfondire questa tematica, è fondamentale comprendere cosa sia il narcisismo e come può condizionare il comportamento e la percezione delle relazioni. Da non dimenticare che il narcisismo è un tratto della personalità caratterizzato da un eccessivo interesse per se stessi, una costante necessità di ammirazione e una mancanza di empatia verso gli altri. Tutto ciò può manifestarsi in vari gradi, dalla modestia alla superbia, dall'amore verso il prossimo alla totale mancanza di considerazione per le altre persone. In quanto tale, il narciso tende a concentrarsi principalmente su se stesso, vedendo gli altri come mezzi per soddisfare i propri bisogni e desideri, piuttosto che come individui autonomi con i propri sentimenti e bisogni. Questo atteggiamento egocentrico può influenzare notevolmente la memoria del narcisista riguardo ai bei momenti trascorsi con le persone. Nel contesto delle relazioni interpersonali, i bei momenti possono includere ricordi di felicità condivisa, di intimità e di connessione emotiva, gesti di affetto e supporto reciproco. Tuttavia, per il narciso, questi momenti possono essere visti attraverso una lente distorta, in cui la gratificazione personale e il senso di superiorità hanno la precedenza sulla connessione genuina con gli altri. Un aspetto fondamentale del narcisismo è la tendenza a cercare costantemente l'ammirazione e l'approvazione altrui. Di conseguenza, il narcisista può ricordare solamente i momenti che hanno contribuito a mantenere la sua immagine come individuo eccezionale e superiore. Ad esempio, il soggetto di matrice narcisistica potrebbe avere impresso nella mente una cena sociale in cui ha ricevuto elogi e complimenti per il suo successo professionale e nello stesso tempo dimenticare facilmente un momento intimo di condivisione emotiva con un amico o con un partner che non ha enfatizzato il suo status o le sue realizzazioni. Oltre a ciò, il narcisista potrebbe ricreare i bei momenti trascorsi con gli altri in modo da adattarli alla sua narrazione di grandezza e perfezione. Questo può comportare una distorsione della realtà, in cui i ricordi vengono manipolati per confermare e rafforzare l'immagine idealizzata di se stesso, a discapito della verità o della autenticità delle interazioni passate. È importante sottolineare che il narcisismo è un tratto complesso e che ogni individuo con tale disturbo può manifestarlo in modo diverso, con sfumature uniche che influenzano il modo in cui ricorda e interpreta i bei momenti con le persone. Alcuni narcisisti potrebbero essere più propensi a ricordare i momenti positivi che confermano il loro senso di importanza e superiorità, mentre altri potrebbero semplicemente ignorare o minimizzare l'importanza di tali momenti se non li percepiscono come vantaggiosi per il loro ego. Inoltre, va tenuto presente che il narcisismo non è necessariamente una condizione immutabile, può variare in intensità e manifestarsi in modi differenti nel corso della vita di un individuo, influenzato da fattori come l'ambiente sociale, le esperienze personali e la consapevolezza di sé. In poche parole, i ricordi in una persona con disturbo narcisistico di personalità vengono percepiti in maniera completamente distorta, nel senso che ciò che hai vissuto tu come dei momenti indimenticabili, per lui sono stati degli episodi vissuti con molta fatica, dovendo entrare in collisione con la sua vera indole.
poiché la sua prospettiva viene influenzata dal suo costante bisogno di autoesaltazione e attenzione, rendendo difficile per lui o per lei apprezzare appieno i momenti felici con gli altri. Ma ecco un elenco di pensieri che potrebbero innescarsi nella mente del narcisista ricordando i momenti trascorsi con te. Come ho potuto sopportare la sua presenza tanto a lungo? Mi sono davvero abbassato ai suoi livelli per accontentarla. È stato così stancante dover continuamente adattarmi alle sue esigenze. Non mi ha mai veramente compreso e apprezzato per ciò che sono realmente. Sono stato troppo generoso ad accettarla nonostante i suoi difetti. Mi sono dovuto rinnegare per soddisfare le sue richieste. Non mi ha mai dato abbastanza attenzione e ammirazione. È stata una continua fatica mantenere l'equilibrio tra le sue esigenze e le mie. È stato veramente difficile sopportare le sue incomprensioni. Mi sentivo completamente prigioniero nella relazione. Meglio averla persa piuttosto che sopportare le sue continue richieste di affetto. Con lei ero infelice. Tutto ciò dovrebbe farti capire con chi hai a che fare, con una persona disturbata che non potrà mai amarti. La sola cosa che puoi fare per te stessa è correre lontano dalle onde dell'egoismo e dell'autoassorbimento. Impara ad abbracciare il mare infinito della tua autenticità e della tua felicità. Nella danza della vita fai attenzione agli inganni della vanità e del narcisismo, poiché coloro che sono afflitti da questa patologia dell'anima possono incantare con il loro riflesso luminoso, ma alla fine ti trascineranno nelle profondità oscure della manipolazione e dell'insoddisfazione. Riconosci il valore del tuo essere unica e preziosa e allontanati da coloro che cercano di spegnere la tua luce interiore per alimentare la loro. Scegli la libertà, la pace, la verità e fai della tua vita un santuario di amore e autenticità, dove i narcisisti non possono penetrare e dove la tua felicità è indiscutibile e assoluta. Prima di poter donare amore al mondo, impara ad amare te stessa con la stessa passione e devozione. Scava dentro di te per scoprire il tesoro nascosto della tua unicità e bellezza e abbraccia ogni parte di te con gentilezza e compassione. Innamorati dei tuoi difetti così come delle tue virtù e lascia che il tuo amore per te stessa sia la luce che illumina il tuo cammino verso la serenità e la realizzazione. Ricorda sempre una cosa molto importante. Ama te stessa prima di amare gli altri, perché soltanto quando sarai in grado di apprezzarti potrai offrire al mondo l'amore più genuino e puro. Tu meriti di più. E tu che cosa ne pensi? Racconta qui sotto nei commenti. Ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così potrai ricevere le notifiche dei nuovi video. Grazie per avermi seguita.